Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi in questo breve video parleremo di qualcosa di un po' diverso dei singoli fiori o delle piante del giardino, ma delle piante che possiamo far nascere da semi, far crescere e poi piantare nei boschi, in un'ottica diversa, contraria rispetto a quella del solo taglio degli alberi, che sia per farne del riscaldamento o che sia purtroppo per costruire, sostituire zone verdi con zone urbanizzate. E da anni con mia figlia, con la mia famiglia ci occupiamo di raccogliere dei semi caduti a terra da qualsiasi parte, ghiande, fagiole, samare di aceri, e di piantarli per poi, una volta che le piante siano cresciute a dovere, piantarle nei boschi, piantarle a terra, piantarle nei giardini di chi li vuole e comunque piantare degli alberi, non solo tagliarli. Questa era una samara di acero che abbiamo fatto crescere in una bustina in frigo, mantenuta umida. Poi abbiamo piantato questa primavera a terra ed ecco una nuova piantina. Fra qualche anno sarà pronta per regalare la sua bellezza e magari anche la sua ombra nel bosco. Queste erano fagiole, i semi del faggio caduti, e li abbiamo raccolti sia alle Polle di Rio Lunato, nella montagna, nella parte appenninica della provincia di Modena, e sia al Lago Santo, un bellissimo lago, una zona turistica e naturalistica sicuramente da visitare per chi passa dalle parti dell'Appennino modenese. Qui fuori siamo in un parchetto davanti a casa dove sono stati piantati questi bulbi di narcisi separati da quelli che avevo in giardino. Ormai diversi anni che li separo e li pianto qui e, come vedete, basta poco per rendere bella anche questa zona. Questo era un semino di pera piantato in vaso quando è nata mia figlia, e un paio d'anni fa è stata piantata qui nel bosco assieme a delle sue amiche per rendere bella anche quella giornata. Questo invece era una primula, quella che ho nel mio giardino, che ho diviso l'anno scorso e piantato, e guardate, in questo parchetto della classica ghianda, vedete, di quercia, in particolare questo è un cerro piantato da mia figlia in vaso e poi messo qui a terra nel bosco. Guadagnerà il suo spazio e donerà ombra e bellezza a costo zero. Questo è il corniolo offerto dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto Mettiamo Radici per il Futuro, piantato l'anno scorso qui nel bosco. C'è anche un video sul come abbiamo fatto. Anche qui ci vuole così poco e si regala un po' di gioia alle persone che frequenteranno questo parco. Questa è una picea glauca, anche questa piantata è stata in vaso per anni nel nostro giardino, era un po' sofferente, adesso è stata messa nel bosco. È bello piantare delle piante, dà una grande sensazione di gioia. Qui che c'è tanto spazio per il suo sviluppo, soprattutto in altezza, è stato piantato un ginkgo biloba, e qui ci ho messo veramente il cuore perché è dedicato a un mio amico, a una persona con cui ho lavorato e passato tanto tempo della mia vita, e quindi questo ginkgo biloba in questo parco è dedicato ad Antonio e è stato piantato con tutta la mia famiglia. Visto che ho un Hibiscus syriacus che fa tantissimi semi ogni anno, è stato piantato anche uno di questi semi, prima in vaso e poi qui nel parco, in questa aiuola.
Anche questo albero è stato piantato qui 3 o 4 anni fa, è un summaco americano, è stato falciato dalla neve 2 anni fa, però è stato potato e si è ripreso. Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi pianteremo un albero, in particolare un viburno, lantana. Perché piantare alberi? Per noi stessi, per il pianeta, perché regalano ombra, ossigeno, perché proteggono il suolo, assorbono i rumori, limitando l'inquinamento acustico, regalano gioia di stare all'aria aperta. Tanti altri motivi ci sono per questa azione, per questo bel gesto di piantare un albero. Se non lo avete già fatto, il momento migliore per piantare un albero è adesso. Questo in particolare è un viburno lantana che farà dei gruppi di fiorellini in primavera, bianchi, profumati, e poi alla fine dell'estate, inizio autunno, farà delle bacche, quindi è utile per gli uccelli, è utile per gli insetti impollinatori, le api, ed è bellissimo anche per noi perché in autunno queste foglie, e questa è una pianta caducifoglie, prima di cadere si tingeranno di rosso. Il pigmento rosso avrà la meglio sulla clorofilla e questa pianta diventerà ancora più bella. Andiamo a farlo. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.